ask that they come together with the local housing association and family members and service users. Everybody meets together to review their progress. Quando lavorano a livello locale, loro coinvolgono sia i servizi, sia le associazioni, sia tutti i soggetti coinvolti localmente nel discorso della salute mentale. And then we help them set some targets and to begin to try to change practices and organizational processes. E loro cercano quindi tutti insieme di concordare su alcuni obiettivi e lavorare su quelli. And one of the things that we found most helpful in this is to organize what we call learning sets. Una cosa importante è organizzare un set di apprendimento. And a learning set means that, for example, the services here in Matera, they might meet together with 4 or 5 other services in different parts of the region. Può darsi, ad esempio, prendendo l'esempio di Matera, che i servizi di Matera potrebbero essere richiesti di incontrare altri 4-5 servizi della regione Basilicata. And each local service would send 6-8 people. Ogni servizio manderebbe 6-7 persone. Professionals, service users, people from social services, housing and so on, would come from each different locality. Ognuna di queste 6 persone, cioè, sarebbero rappresentanti di operatori, utenti, altri soggetti familiari. And they would meet maybe 4 times a year to discuss what they were doing, to learn from one another and to support one another in these processes of change. Questi gruppi di 6-7 persone si incontrerebbero 3-4 volte l'anno e si scambierebbero esperienze. And we've also produced a number of documents, briefing papers on the different elements of the service, the different important new developments. E loro quindi aiutano poi a scrivere dei riassunti, dei documenti su questi incontri. As I say, we've worked in England, we're now working in Ireland, we have some international collaborations, and in particular in Italy here, up in Brescia. Quindi lavorano sia in Inghilterra, in Irlanda e qui anche in Italia, in Brescia in particolare. One of the most important developments has been to identify, to train and to employ people with lived experience in the workforce. We call these peer support workers. E loro, una cosa in particolare è che loro ingaggiano persone, quindi utenti con esperienza vissuta come peer support, nel supporto fra pari. And I will say a bit more about those in just a minute. Dirà qualcosa di più riguardo a questo. We've also created these, we call them recovery colleges. Abbiamo creato queste cose che si chiamano recovery colleges, collegi di recovery. We think there are now about 20 of these in England. Adesso ci sono circa 20 collegi per il ricovero. And they are located within the mental health service. Sono collocati dentro i servizi di salute mentale. But they use an educational model rather than a treatment model. Ma adoperano una modalità educazionale piuttosto che una modalità di trattamento. But they're not like psychoeducation. Non sono come la psicoeducazione. The difference is that in the recovery college, it's the service users who decide on the content of the courses. Nel Recovery College è l'utente che decide i contenuti dei corsi. And they do this with professionals. E l'utente lo fa insieme all'operatore. So for example, maybe some service users want to have a course on treatment of mental illness with less medication. Può darsi che un utente voglia un corso dove si parli di minore ricorso alle terapie mediche. We will find a psychiatrist who is interested in collaborating in a course